Ciao, bentornati sul nostro canale. Nel video di oggi parleremo degli usi e delle proprietà della pera nel Medioevo. Il pero è una pianta da frutto molto longeva e appartiene alla famiglia delle rosacee. Ha fiori bianchi o leggermente rosati e il frutto che produce è la pera, il cui nome scientifico è Pyrus communis. Questo tipo di frutta fresca può essere di diverse forme e avere una diversa grandezza, sapore e colore. Infatti la buccia può assumere diversi colori che vanno dal verde al giallo al rosso sino al marrone, a seconda delle varietà di pera coltivate. È un frutto antichissimo che l'uomo conosce, coltiva e consuma sin dagli albori della storia. La pera, conosciuta nell'antico Egitto, era considerato un frutto sacro ed era legato alla dea della fertilità Iside, forse perché la forma della pera richiamava quella del grembo materno. In Grecia invece era legata alla moglie di Zeus, Era, la cui statua a Micene si narra fosse stata realizzata con legno di pero. Il frutto dall'antica Grecia arriva a Roma. Plino il Vecchio, nella sua Naturalis Historia, enumera oltre 40 differenti tipi di pere, segno di come i romani conoscessero già le tecniche di coltivazione di questo frutto con qualità diverse che venivano scoperte e portate a Roma dalle varie province dell'impero. In epoca medievale invece la diffusione della coltivazione della pera è caratterizzata soprattutto dal fatto di diventare una pratica comune all'interno dei monasteri. Saranno i monaci infatti a tramandare di generazione in generazione gli usi e le modalità di coltivazione del pero direttamente all'interno degli orti dei conventi. La frutta fresca era un vero e proprio segno della golosità signorile. Soprattutto la frutta delicata e deperibile come le pere veicolava un'idea di lusso alimentare. Tuttavia, i medici medievali sconsigliavano l'uso di frutti freschi, che avevano più un'utilità terapeutica, infatti venivano considerati più un medicamento che cibo. Essi consideravano la frutta fredda e in generale poco digeribile, mettevano in guardia dall'eccessiva frigidità della loro natura e se proprio si voleva assecondare al piacere della gola e del prestigio sociale necessitavano di alcune correzioni. In base al principio del temperamento, quel freddo andava riscaldato e ciò si consigliava di farlo principalmente in due modi: o accompagnando i frutti con del vino di buon corpo o cuocendoli al calore del fuoco, magari proprio nel vino. Questo procedimento cambiava il frutto da veleno a medicamento ed era consigliato anche da Hildegard de Bingen, che scriveva che le pere producono nell'uomo cattivi umori se non sono cotte. Dunque chi vuole mangiare delle pere deve metterle a cuocere nell'acqua o piuttosto arrostirle sul fuoco. Anche altri testi insistono sulla necessità di cuocere. Un antico testo della scuola medica salernitana recita: se velen la pera è detta, sia la pera maledetta, ma quando è cotta ad antidoto è ridotta. Oltre all'uso del frutto come medicamento, venivano utilizzate anche le foglie e la corteccia del pero.
Le foglie possiedono particolari proprietà medicinali, venivano utilizzate come diuretico esercitando un'efficace azione disinfettante sulle vie urinarie. La corteccia invece veniva principalmente utilizzata per uso esterno sotto forma di decotto, come decongestionante e calmante in caso di contusioni, distorsioni e dolori muscolari in genere, o per fare lavaggi, sciacqui e applicare compresse e impacchi. Il video di oggi è giunto al termine. Per Aspera d'Astra iscrivetevi al nostro canale e lasciate un bel like. Non dimenticate di attivare la campanellina qui sotto e di seguirci su Instagram e Facebook. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!